Qualche anno fa mi ero imbattuto in un'intervista che mi aveva colpito molto. Era ad un veterano americano della Seconda Guerra Mondiale e raccontava come dopo molti anni era finalmente riuscito a tornare sui luoghi dove aveva combattuto e dove molti suoi commilitoni erano caduti. Uno in particolare, un suo caro amico, un po' più grande di lui e verso cui aveva contratto un debito particolare. Erano entrambi italo-americani, cresciuti nello stesso vicinato, cosa che costituiva una specie di legame familiare. Quell'intervista mi tornò in mente qualche tempo fa e avevo iniziato a coltivare l'idea di raccontare quella storia in qualche modo. Ma quando mi misi a cercare di nuovo quell'intervista, non ci fu verso di trovarla. Non mi persi d'animo e cercai di ricostruire questa storia di cui per fortuna ricordavo i fatti principali. Il resto l'ho ricostruito affidandomi, al buonsenso. Un'auto accosta sul lato arrivi dei voli internazionali. Ne scende un giovane. È Olivier, un volontario di un'associazione storica. Ha in mano un cartello con su il nome della persona che deve incontrare, Mr. Joe Russo. Le porte scorrevoli si aprono. Un gruppo di persone esce. Sono anziani, veterani della Seconda Guerra Mondiale. Fra loro c'è anche Joe, accompagnato dalla moglie. Il volontario solleva il cartello. Finalmente i due anziani lo notano, alzano la mano e gli vanno incontro. «Buongiorno, fatto buon viaggio?» Li saluta Olivier mentre carica i bagagli sull'SUV. Mentre si allontanano dall'aeroporto, Olivier aggiunge: «Siete sicuri di non voler passare prima in albergo per riposarvi un po'?» Joe scuote la testa, sorridendo con gentilezza. Dall'autostrada che costeggia l'aeroporto si sente ancora il rumore degli aerei in decollo. Joe guarda fuori dal finestrino. Ne osserva uno entrare e uscire fra i banchi di nubi. Ad un certo punto gli sembra di intravedere una sagoma diversa, quella di un bombardiere Lancaster, ma forse è solo la stanchezza. La moglie capisce che nella mente di Joe si stanno affollando ricordi ed emozioni. Si stringe al suo braccio. L'SUV esce dall'autostrada ed entra in un paesino. Attraversandolo, Joe sembra riconoscere alcuni punti. Usciti dal paese, Joe chiede al volontario di curvare in una stretta strada di campagna. Arrivati nei pressi di un muretto a secco, fa cenno di fermarsi. Joe scende dall'auto e si avvicina, seguito qualche passo indietro dalla moglie e da Olivier, incuriosito da quello che sta succedendo. Joe si ferma, socchiude gli occhi. Si sente il sibilo di un proiettile di mortaio, poi un'esplosione. Siamo nel 1944. Il soldato Joe Politano è a bordo di una Jeep insieme ad altri 3 soldati. Alla guida c'è Ben Silverman, che guida a zig-zag sulla strada di campagna, cercando di evitare i tiri di mortaio che cadono tutti intorno. Seduto al suo fianco c'è il sergente Sal Palmisano. Joe tiene la mano sul suo elmetto, mentre la terra sollevata dalle esplosioni cade su di lui. «Joe, allaccia quel maledetto elmetto, per Dio! Vuoi farti ammazzare?» gli urla il sergente Sal. La sua squadra è rimasta isolata dal resto della compagnia e sta tentando di ricongiungersi con questa. Ma la situazione è disperata. Prima o poi il tiro dei mortai li raggiungerà. Sal ordina a Ben, alla guida della Jeep, di fermarsi e trovare riparo dietro ad un muretto a secco fra gli alberi. I soldati saltano giù dalla Jeep e si mettono al riparo. Sal alza la testa
e scruta i campi davanti a loro. In lontananza riesce a vedere dei soldati tedeschi vicino ad una casa diroccata. «Dobbiamo far fuori quel mortaio», dice. Chi se la sente? Chuck si fa avanti, facendo un cenno con la testa. Joe si guarda in giro. Le sue mani tremano mentre si stringono al suo garrone. Ma si fa coraggio e fa anche lui un cenno con la testa. Le granate intanto continuano ad esplodere intorno a loro. Joe è solo una manciata di anni più giovane di Sal, ma sembra ancora un ragazzo. Sal lo guarda, scuote la testa rassegnato e dice: «No, vado io». Sal tira fuori una scatola per sigarette, ne prende l'ultima e la accende. Poi si toglie la collanina con la croce e la infila dentro. «Se io non ritorno e se tu ce la fai», dice a Joe, «portala a Mary». Poi prende un pezzo di carta e ci scrive sopra un breve messaggio sotto gli occhi di Joe, che lo guarda stupito. Sal mette il biglietto nella scatola e la ripone in una fessura del muretto che copre con una pietra. Sal e Chuck si avviano a testa bassa lungo il fosso che costeggia la strada, in direzione della postazione del mortaio che continua a far fuoco. Poco dopo si sentono in lontananza alcune esplosioni di bombe a mano, raffiche di mitra e urla strozzate. Il fuoco nemico cessa. Joe e Ben si guardano ansiosi. Ma ecco che arriva Chuck di corsa verso la jeep. È ferita a un braccio. «Via, via!» urla, «prima che ci taglino fuori!» «Dov'è Sal?» gli chiede Joe. Chuck scuote la testa e sale di corsa sulla jeep insieme a Ben. Joe si ricorda della scatola e cerca freneticamente fra le pietre del muretto. «Joe, sali! Sbrigati!» gli urla Chuck. A poche centinaia di metri si intravedono già i mezzi tedeschi in arrivo. Joe salta sulla jeep che si allontana velocemente mentre lui guarda indietro. Joe è di nuovo davanti a quel muretto. Lo scruta con attenzione. Poi il suo sguardo si ferma su una pietra. Avvicina la mano. La pietra è malferma e la rimuove senza sforzo. Infila le dita dentro, sente qualcosa e tira fuori. La vernice della scatola è leggermente scrostata, ma per il resto è integra. Joe la porge alla moglie, che la prende visibilmente emozionata. La apre. Dentro c'è la collanina con la croce. Sotto c'è il messaggio che aveva scritto Sal. «Mary, amore mio, se leggi questo biglietto vuol dire che non ce l'ho fatta. Ho chiesto a Joe di prendersi cura di te». Il giovane Olivier osserva la scena senza sapere cosa sia successo, ma gli si legge in faccia che ha capito. Qualcosa di importante è appena avvenuto.